In questo video voglio condividere alcuni oggetti che per me sono diventati veramente indispensabili e che uso quasi quotidianamente. Iniziamo! Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video ti voglio parlare di alcuni oggetti, gadget, accessori, chiamiamoli come vuoi, che utilizzo quasi quotidianamente e che veramente mi semplificano il lavoro o la vita in alcuni casi. Ora, quali sono? Iniziamo in ordine sparso, ce l'ho qui sulla scrivania, prendo le prime cose che mi vengono in mente. Le prime cose sono queste. Sono delle clamp, madonna quanto è dura questa, di varia dimensione come puoi vedere. C'è questa che è molto più grande, c'è questa qui intermedia e c'è questa qui più piccolina. Ok, quindi te le faccio rivedere, 1, 2 e 3. Ok, questa qui è blu e queste qui sono nere. Allora, costano veramente niente. Queste qui le ho prese su... No, solo le piccole mi pare di aver preso su Amazon, queste altre le ho prese da Brico, da... insomma, uno di quei grossi negozi che vendono tutto per il fai da te, eccetera, eccetera. Sono fondamentali perché? Perché mi permettono di fissare qualsiasi cosa. Anche semplicemente un cavo che passa attraverso un tubolare, tipo quando faccio i video dall'alto, c'è lo schermo in basso e c'è il cavo HDMI che sale lungo tutto il tubo. Ecco, il cavo passa attraverso una di queste clamp. Oppure i fondali, quando faccio delle foto, soprattutto su Instagram, dove faccio vedere delle macchine fotografiche o altro, il fondale viene retto tramite un tubolare ma con queste clamp. Quindi queste qui sono indispensabili, costano veramente 2 lire, ma te le ritrovi in qualsiasi cosa ti serve. Anche banalmente se le attacchi qui a costo zero ci metti le cuffie. Ti faccio vedere. Fatto. Non so se hai visto, ma si mantengono. Ok? Te lo faccio vedere. Quindi questa che è enorme va alla scrivania e questa qua ovviamente considera che diventa un po' così perché è aperta e riesci a fissare le cuffie. Quindi a costo di... non so quanto costa, tipo €1, hai un reggicuffie per scrivania. E questa è un'altra cosa interessante. Io ho già dei reggicuffie, ma se l'avessi scoperto prima non ti nascondo che questi costano, mentre il reggicuffie che io avrò pagato 7-8 euro, questo qui costa mi pare €1 o forse 2 €, non mi ricordo. Comunque ti lascio i link in descrizione. Sono indispensabili. Quando ce l'hai ti assicuro che le utilizzi, ok? Quando non ce l'hai non sai di averne bisogno, ma quando ce l'hai le utilizzi veramente. Un altro accessorio che utilizzo abbastanza spesso è questo. Questo qui che cos'è? È un timer, c'ha dei tastini di lato, c'ha una monopolina qui come puoi vedere, funziona a batterie USB-C. Che cos'è? È un timer per la tecnica del pomodoro. In realtà lo puoi usare per qualsiasi cosa. Se hai visto il mio video sulla tecnica del pomodoro, che è una tecnica di produttività che ti permette di fare delle pause, cioè di lavorare, poi di fare delle pause e di lavorare ancora, questo qui è comodissimo per non tenere sempre il timer sul telefono. O questo qui, al di là del fatto di essere molto bello, è veramente, guarda, proprio bello bello bello. Poi c'ha anche 2 magnetiche, non ti ho detto, quindi si attacca a qualsiasi cosa di metallo ed è molto interessante, tipo esatto, qui sull'asta, però tu non la vedi, ma fidati, si è attaccato all'asta. È interessante perché costa 2 lire, mi pare di averlo pagato 12 euro o 15 euro, una cosa del genere, ed è, oltre ad essere bellissimo, è anche comodissimo perché puoi impostare, è tutto impostabile da te, quindi scegli tu il periodo di lavoro, scegli tu la pausa, eccetera eccetera, e ha dei suoni che puoi personalizzare sia nel volume che nella tonalità, e ha in più la regolazione della luminosità dello schermo. Io ce l'ho, mi pare così, ce n'ho 2, quindi così è più scura, così è più chiara, si vede, ok? Ed è veramente un giochino molto interessante, soprattutto perché, come ti ho detto prima, puoi attaccarlo direttamente al computer tramite USB-C, non ha batteria interna, quindi o con batterie stilo, mi pare che io ce l'ho, ce ne vanno 3 di quelle piccole, oppure lo tieni in corrente tramite il computer o anche tramite connessione di rete, perché, scusami, cavo USB-C e lo metti in rete, quindi in corrente nel muro. Ed è molto interessante, costa poco e lo utilizzo veramente tantissimo per essere più produttivo. Ora ti faccio vedere un accessorio che hai anche tu e che abbiamo tutti indistintamente. Sai qual è? Questo. Non so se la vedi, questa qui è una monetina da 2 centesimi, altro che 2 euro. 2 centesimi. Perché monetine di questo tipo sono indispensabili in studio? Per 1000 motivi diversi. Esempio, ti faccio un esempio audio e un esempio video. Audio. Quante volte hai dovuto attaccare il microfono su un'asta e dovevi avere un riduttore? Quindi da 5.8 a 3.8, perdonami se non sono preciso con i numeri.
Quante volte ce l'avevi? Quante volte il microfono si è bloccato con questo dentro e glielo dovevi staccare? Come hai fatto? La monetina entra perfettamente. Questa qui da 2 euro è perfetta, quindi puoi sia riduttore che ingranditore. Queste ci sono in tutti i microfoni, in tutti i braccia. Vabbè, aste per microfono, dovunque. È più bello arm, perché arm in inglese è arm. In italiano braccio, braccia, bracci, è bruttissimo. Vabbè, comunque, arm, diciamo, sia low profile che non, ecco, hai sicuramente questi. Ok? Di solito escono dalle confezioni dei microfoni o delle aste. Con questo hai risolto. Lato video, quando hai una piastra, a prescindere che sia sgancio rapido o meno per il tuo per mettere la macchina fotografica, o come vedi in questo caso per il telefono, perché questo qui è un clamp di Manfrotto nel quale io posso mettere il telefono, ma a prescindere la marca, a prescindere da tutto, quando hai questo lo stacchi in un attimo, lo sviti in un secondo, vedi? E gira, potrei toglierlo, togliamolo. Tanto per farti vedere, lo sviti in un attimo e il gioco è fatto. E poi lo rimonti altrettanto in un attimo. Ok, adesso non mi ricordo più come era regolato, ma perché è per la piastra, non per il... mettiamola a punta, sarà così. La monetina secondo me è veramente una chicca. Io ho diverse di queste monetine sempre in studio, non le porto mai in tasca perché i soldi di rame, queste monetine di rame sono veramente fastidiose, non le vuole nessuno, occupano spazio, non servono a niente. Detto tra noi, ma queste monetine qua in studio sono fondamentali. Io ce le ho sparpagliate dovunque. Ce n'ho una sulla scrivania fissa sul computer, un'altra nel cassettino lì, un'altra sulla scrivania lì e altre in casa perché comunque la macchina fotografica è di là. Fondamentale, e costa solo 2 centesimi. La cosa più economica che puoi comprare. Ci sono ancora 2 prodotti che voglio mostrarti, uno dei quali mi è stato inviato, non l'ho comprato io, ed è questo, Kika Jet Fan 2. Ti voglio far vedere l'unboxing perché è veramente un prodotto incredibile. Ok, hai visto l'unboxing? Questo prodotto è pazzesco perché, eccolo qui, è potentissimo. A parte essere pesantissimo perché dentro ha una batteria, ha un tastino di accensione e un tastino della regolazione della velocità. Te lo faccio vedere su di me, è pazzesca la potenza. Questo è al minimo, questo è al massimo. È pazzesco, è un tornado, è veramente un mini tornado, mi ha spettinato tutta la barba, porca miseria. Fondamentale, perché? Perché ci fai di tutto, soprattutto con i beccucci. E tu mi dirai, Ale, ma che te ne fai in studio? Fondamentale, perché? Uno, per pulire, spostare la polvere da qualsiasi cosa elettronica che io ho. E quindi questo è fondamentale. 2, quando faccio le fotografie dei prodotti e stendo il panno, quel panno fonoisolante, ma lì lo uso semplicemente perché è moquette, lì spesso lo lascio anche per giornate intere e c'è polvere. Con questo qui in un attimo rimuovi tutto quello che c'è, rimuovi la polvere, rimuovi tutto. Altri utilizzi, per esempio le zanzariere. In questa stanza, in generale in casa, io ho sempre le zanzariere abbassate.
e le zanzariere abbassate fanno comunque polvere. Quindi con questo io posso tranquillamente pulirmi le zanzariere togliendo tutta quella polvere o anche a volte le ragnatele, perché non l'apro raramente qui perché comunque c'è un sacco di confusione sotto, e con questo qua posso tranquillamente risolvere. È molto molto interessante. Poi USB-C, io adoro i prodotti USB-C perché è lo standard. Può sembrare una banalità, ma ci sono prodotti che vengono creati, vengono venduti adesso e hanno ancora le porte vecchie, quindi questo qui è veramente fondamentale. Mi piace un sacco, soprattutto col beccuccio, quello lì piccolo, perché posso essere molto preciso nello spruzzare. Soprattutto quando magari mi è capitato qualche volta di dover vendere delle lenti della fotocamera, con questo le riesco a pulire senza ovviamente graffiarle o altro. Vedi quanti utilizzi. Una volta ho aperto non mi ricordo che cos'era, era un pezzo di elettronica. Io a volte cambio le batterie nelle vecchie ecco, forse era una fotocamera, una vecchissima fotocamera, dentro c'era un sacco di polvere, evidentemente era vecchia, riusciva a entrare da qualche parte. Ecco, con questo ho fatto volar via tutta la polvere. Quindi è comodissimo, cioè secondo me questo è... Non c'è un utilizzo che non si possa fare con questo, quindi ringrazio i ragazzi di Kika per avermelo inviato. Questo è il Jet Fan 2, ci sono tantissime versioni, tantissimi colori, mi hanno inviato questo che è molto carino, è verde e oro. Molto bello, grazie mille. L'ultimo prodotto che voglio farti vedere è questo. Sono delle ruote. Come puoi vedere, questa è più grande, questa è più piccola, questa qui ha addirittura il fermo. Di solito non le compro tutte con i fermi perché costano di più, quindi ne compro, di solito sono sempre 4, ne compro 2 con i fermi e 2 senza. Sono di diversa grandezza e di diverso attacco. Mi pare che questo qui dovrebbe essere 6 e questo qui 10, se non ricordo male, di mezzo c'è l'8, se non ricordo male, ok. Queste qui a cosa mi servono? A rendere movibile, come vuoi, qualsiasi cosa in questo studio. Questa scrivania si muove perché ha le ruote. Quell'altra tavola dove faccio i b-roll dall'alto si muove alle ruote. Il mobiletto che ho qui sotto la scrivania si muove con le ruote. Non queste ruote qua, un altro tipo di ruote, anche la lanterna che ho lì, lo stativo, il treppiedi con la lanterna, anche ha le ruote per spostarlo. Secondo me, soprattutto in ambienti piccoli, ma anche in ambienti grandi, avere delle ruote per poter spostare qualsiasi cosa è fondamentale, perché veramente ci metti un attimo e sposti tutto. Ovviamente questo qui è fatto per reggere un certo peso, questo qui è fatto per reggere un altro peso, ma non vorrei dire male, ma queste qui che ho qui sotto sono ancora più grandi di questo. Perché la scrivania comunque è importante, ha tutta una struttura in metallo, poi c'è questa tavola gigante, poi sopra c'è il computer, il monitor, braccia, arm che si muove, insomma c'è un sacco di roba. Quindi questo è indispensabile avere le ruote. Poi costano veramente 2 lire, quindi... Questi erano soltanto alcuni oggetti che ho qui in studio che volevo condividere con te proprio perché sono secondo me molto utili. Alcuni li utilizzo veramente quotidianamente, altri un po' meno, ma nel momento in cui ce li ho li utilizzo e ti assicuro che veramente mi semplificano il lavoro. Spero che ti siano stati utili. Se hai altri suggerimenti, altre cose che vuoi vedere, insomma, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.